Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nel nostro portale della trascendenza, dove oggi andiamo a fare un interattivo bello, bello, come tutti i nostri interattivi. Bello perché ispirato da una nostra sorella che mi ha mandato una mail per chiedermi una, un'analisi bellissima, mi ha subito ispirato appena l'ho letta di farvi questo video. Metteremo due varianti per fare questo video. Allora, vi leggo qual è la domanda. Scusatemi, c'è ancora la tosse. E Mao meraviglia. Allora, maestri, qual è il significato profondo delle azioni che sto compiendo? Cosa devo vedere? Mostratemi la visione collettiva nel nome dell'amore di Dio. Già questa domanda è una lettura a sé, cioè nel senso questa è una domanda che va contemplata. Cioè la profondità di questa domanda è proprio quando si contemplano i grandi misteri di Dio. L'invisibile è ciò che ci resta da conoscere, l'invisibile è la fede, è la fede che risponde a questa domanda. Oltre a me adesso che vi leggo i tarocchi, però è una domanda che l'ho contemplata per 10 minuti. È stato meraviglioso. Maestri, qual è il significato profondo delle azioni che sto compiendo? Cosa devo vedere? Mostratemi la visione collettiva nel nome dell'amore di Dio. Wow. Chi scrive questo è una persona che ha un grande spessore animico e quindi non vedo l'ora di fare questa lettura. Mi ha proprio ispirato dal profondo. Andiamo a vedere quindi qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo. Che cosa devi vedere? Al di là se siete consapevoli o meno, mostratemi la visione collettiva nel nome dell'amore. Andiamo a vedere qual è la visione collettiva, cioè la visione collettiva io quale intendo sia le tue azioni che impatto hanno sul collettivo e a cosa sta servendo, nel nome dell'amore. Tutti noi facciamo azioni spinte dall'amore, anche se non ce ne rendiamo conto. Perché? Nel mito di Amore e Psiche ce lo insegna bene. Psiche vuole ritrovare amore a tutti i costi, che ha perduto quando è caduta la goccia di cera sul suo volto. Ve l'ho raccontato in vari frangenti. Se mi ricordo sopra, in questo momento dovrebbe uscire una linea dove cliccare per la storia di Amore e Psiche, se mi ricordo. Qual è il senso? La storia dell'essere umano è la storia del ritrovare amore, grazie alla fede. La fede ti fa superare le sfide karmiche che la mente, psiche, mette davanti al cammino. Ed è un darsi continuo finché non ritroviamo amore. Ecco perché ci incarniamo sempre. Finché non ritroviamo amore. Finché non abbattiamo resistenze, limiti e paura. Questo è ritrovare amore. Quindi in ogni incarnazione tu puoi ritrovare amore. È qualcosa che avviene solo sulla Terra. Questa evoluzione straordinaria. E quindi noi ci diamo costantemente alla vita affinché non abbattiamo paure, resistenze e limiti che ci separano da questo darci. Ritrovare amore significa darsi totalmente la resa, la fede. E quindi andiamo a vedere adesso, mettiamoci due varianti, mettiamo la stella blu e il cuore giallo. Le potete ovviamente, quando facciamo questi interattivi così importanti, radicati, così poetici, l'anima si nutre di poesia, la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, cioè di pathos, e quindi le potete sentire entrambe ovviamente.
magari una che vi attira di più, poi l'altra, perché sono letture molto profonde che vanno a lavorare proprio nel subconscio, nutrendo l'anima con il pathos, nutrendo l'anima con la poesia che tanto richiede. Allora, prima variante e seconda variante. E partiamo dalla prima variante, la stella blu. Allora, mettiamo qua, si vede ragazzi così, ok. Allora, maestri, qual è il significato profondo delle azioni che sto compiendo? Cosa devo vedere? Mostratemi la visione collettiva nel nome dell'amore. Mi appello al mio sposo celeste, mi appello ai miei avi, ai miei antenati, affinché guidino questa meravigliosa canalizzazione trascendente. Mi appello allo spirito dei tarocchi affinché possa narrarci quella storia che la nostra anima ha necessità di sentire affinché possa prendere luce e consapevolezza. Ok, allora ci mettiamo subito i Sefirion, è chiaro. Ci mettiamo subito i Sefirion. Ok, li mettiamo tutti. Ce li mettiamo tutti, vediamo qual esce. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Blu, maestri, qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Qual è? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Cosa devi vedere? Dateci la visione in nome dell'amore. Allora, qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Ah, eh sì, il regno della vittima, regno egregorico. Le azioni che stai compiendo sono relative a uscire fuori dallo stato di vittima in cui il sistema ti vuole soggiogata o soggiogato. Siamo col regno gregorico nel regno laddove vediamo, dipende dal livello di consapevolezza che avete però ragazze e ragazzi, quindi il regno gregorico si può trovare anche per grandi maestri. Diciamo che il regno gregorico è il regno proprio laddove tu vedi il mondo cattivo, laddove vedi l'altro fuori come colpevole, laddove additi l'altro come tuo carnefice, io sono buona, brava, bella, non ho fatto niente, tutto fuori, contro il governo, contro la persona amata, contro la famiglia, contro. Stiamo abbattendo un residuo karmico importante che ha a che fare con la paura d'amare, la paura di amare. Ce l'abbiamo tutti questa paura di amare, chi più, chi meno, perché amare significa darsi, la resa, vedere l'altro come te stesso, come una proiezione dell'anima, come una messa in scena dell'anima, affinché tu possa battere paure, resistenze, attaccamenti che ti separano da quell'amore lì. Vediamo di che cosa si tratta, Non voglio dilungarmi oltre, voglio vedere prima la carta che abbiamo col regno gregorico. Andiamo a operare bene qua. Allora. Qual è la carta corrispondente al regno gregorico? Quali sono queste paure, questi attaccamenti? Quali sono? Quali sono? Vediamo.
Falsità, quanta ipocrisia. C'è Pinocchio, c'è Pinocchio, c'è Pinocchio. Falsità, quanta ipocrisia. Allora, le bugie. Quante bugie ti sei raccontata o ti sei raccontato? Di verità ce n'è solo una. Si chiama fede e amore. Tutto il resto si chiama mente razionale. Allora qua abbiamo un bell'ego che ti sta raccontando tante bugie. Abbiamo un ego che ti sta manipolando e ti sta raccontando delle bugie, della mente razionale, che spesso non ti fa sentire proprio le intuizioni. O comunque dici, vabbè, no, ma questo, cioè questo sai com'è qua? Hai una percezione, una sensazione, subito interviene la mente. No, è sbagliato. Ecco, questo è. E Pinocchio è un burattino, no? Di legno. Che poi diventa bambino. È la macchina dell'ego che stiamo superando. È la macchina dell'ego. Ci sono delle bugie che ti stai dicendo, sai? Questo è il senso. Ci sono delle bugie che ti stai raccontando, delle bugie. Che il tuo ego, la tua mente razionale ti sta facendo raccontare delle bugie. Puoi anche avere a che fare con delle persone che stanno raccontando tante bugie, ma tu hai un sentore diverso. Ora, qual è la differenza? Se tu stai proiettando delle persone in qualità di tua scena dell'anima, nel tuo scenario di vita, stai proiettando delle persone che dicono tante bugie, che si nascondono dietro un dito, che sono false, va bene? Ecco, la misura in cui tu ti rapporti a queste persone cambierà le cose. Va bene? La misura in cui tu ti rapporti a queste persone cambia le cose. Come si fa a vedere se abbiamo un leggero karma oppure abbiamo un karma pesante? Che tu vedi le altre persone come perfette nel loro essere e le accogli come in te dimoranti, sono aspetti di te. Se invece ti fa fatica accogliere una persona bugiarda, falsa, accogliere cosa vuol dire? Non vuol dire andare là, abbracciarsela, baciarsela, non è solo questo, non è solo questo, ma significa vedere l'altro, prendere consapevolezza che l'altro è una messa in scena della tua anima, affinché tu possa, grazie a questa esperienza, includere. Uketamo, 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 usate il mantra, io ti includo, io includo, io ti includo. Se invece fai molta fatica ad accettare, a includere questa cosa, allora il karma è un po' più pesante. Fatto sta che rispetto alla domanda che abbiamo fatto, qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo, è quello di far venire fuori la tua verità. La verità è che tu sei amore e non l'hai riconosciuto fino a questo momento. La maggior parte dell'umanità. Amore cosa vuol dire? Quando è vero A, è vero anche B. E per il divino, quando è vero A, è vero anche B. Per la mente razionale, quando è vero A, non può essere anche vero B. B è falso. Quindi, rispetto a questa esperienza che tu puoi vivere o che stai vivendo, le altre persone che sono immagini della tua anima ti stanno spronando a includere la totalità, a non discriminare più. Se è vero A, può essere vero anche B. Perché? Siamo nella dualità. Nella dualità ci sono due facce della stessa medaglia e la mente razionale dice se è vero A non può essere vero B. E quindi questa esperienza ti sta portando all'inclusione della totalità.
A ognuno di noi la nostra anima fa fare diverse esperienze per fare includere la totalità. In questo caso abbiamo a che fare o con tu che dici delle bugie o ti stai raccontando delle bugie o con delle persone che sono false e ti raccontano bugie. È la stessa cosa. È sempre lo stesso archetipo di Pinocchio. Ok? Ogni verità ha la stessa dignità di esistere. A e B possono esistere, coesistono simultaneamente nello stesso modo. Quindi le azioni, il significato profondo delle azioni che stai compiendo hanno a che fare con la necessità di includere l'onnicomprensivo. Onnicomprensivo, includo A, includo B. Quale? Vero per entrambe. Ehm, il senso di questa stesa è quello che tu devi vedere. È proprio questo. Se stai proiettando persone false o bugiardo, l'hai proiettata, è la stessa cosa perché il tempo non esiste, il tempo lineare. E stai riperpetuando tale esperienza. La tua anima, i maestri, ti stanno chiedendo di includere in te quello che tu reputi falso. Ma lo facciamo anche come visione collettiva, no? La visione collettiva. Abbiamo una massa sociale dominata dalla paura, anche se in questo momento storico si stanno risvegliando tantissimi e quindi però la maggioranza, no, dominata dalla paura, dominata dal potere della mente razionale e quindi la maggior parte sono falsi, ok? Ma non devi farne una colpa. Per il divino non c'è colpa, per la mente razionale ti senti in colpa o c'è la colpa. Per il divino tutto è perfetto. L'anima si sente responsabile di queste proiezioni della falsità in giro. Invece la mente si sente in colpa. Questo è uno swish, come si dice? Diciamo il salto quantico, no? Se ci troviamo in un sistema di falsità, anche di governo, di società, eccetera, è l'anima del mondo che ha proiettato questo, ma tu sei l'anima del mondo, tu fai parte dell'anima del mondo e ti sei incarnato un momento storico in cui c'è questa massa di falsità che serve alla luce. È un momento di falsità, il Kali Yuga, siamo nel Kali Yuga. La falsità è il dominio della mente. Ciò che è vero è quella cosa che è naturale. In natura, per la legge naturale, tutto è perfetto. Il divino e la legge naturale sono stesse cose. Tutto è perfetto. Quindi questa è la stesa in cui vieni chiamata o vieni chiamato all'inclusione. Vediamo un po' su quale archetipo. Vediamo un po' su quale archetipo. Sull'eroe. Sull'eroe. Sì. Nel momento del Kali Yuga è l'eroe del mito greco che vince, che è Perseo. Passione per un cammino di sviluppo personale. Allora, qua ti stanno chiedendo di essere un eroe. Chi è l'eroe? Chi riesce ad andare oltre al luogo comune, alla mente razionale che ti fa credere che se questo è vero, quest'altro non può essere vero. Sei un eroe quando includi questo, cioè sei nel vero.
ok? Sei nel vero. Allora, ragazze mie, io adesso vi propongo 3 minuti, una brevissima meditazione, grazie a queste carte che sono uscite, per sciogliere questa dicotomia, d'accordo? Allora, mettetevi in posizione eretta, in questo momento sedetevi, non state sdraiate, sedetevi, mettetevi in posizione del faraone, gambe a terra, con o gambe incrociate con le mani sulle ginocchia, oppure gambe a terra, schiena eretta, mento leggermente rivolto verso il petto, spalle larghe, allargate le spalle, chakra del cuore aperto. Mettete le mani, se siete seduti in posizione del faraone, sulle cosce. Ok, chiudete gli occhi. Ora respirate con la bocca. Respiro un po' più profondo del normale. Adesso visualizzate un evento in cui vi hanno detto il falso, una circostanza, una persona in cui vi hanno detto il falso. Sia può essere recente, puoi visualizzare la persona che ti ha detto una bugia o che credi ti stia mentendo, oppure una situazione in cui tu percepisci che c'è falsità. Puoi prendere una o due situazioni dove tu percepisci falsità, può essere una persona, lo Stato, il governo, una persona della famiglia. Qualsiasi cosa arriva alla tua mente, tieni ferma questa immagine. Adesso guarda bene questa immagine. Se non riesci a visualizzare bene con l'occhio della mente, basta anche la sensazione. Guarda questa persona o questa immagine. E adesso ripeti insieme a me. Io ti accolgo come in me dimorante. Io ti accolgo come in me dimorante. Io ti accolgo come in me dimorante. Aiutami a vedere quello che ancora non sto vedendo. Io ho fede in te. Adesso visualizzate la persona, la circostanza, l'ente, qualsiasi cosa sia, una luce dorata che scende su questa vostra visualizzazione. E pronunciate il mantra Emao, meraviglia. Adesso mettete le mani in preghiera al chakra del cuore, posizione chakra del cuore. Fate un bel respiro profondo
e scegliete la meditazione. Allora, ragazze mie ragazzi, com'è andata? Abbiamo fatto un incantesimo in questo momento, eh? Tutto ciò che è falso l'avete integrato in voi e vi posso dire che siete diventati eroi, d'accordo? Quindi è stato bellissimo. Adesso Dio, la visione di Dio ti verrà mostrata. Abbiamo chiesto all'immagine che ti è arrivata nella mente, nel cuore, aiutami ad aiutarti, aiutami a vedere ciò che ancora non vedo. Quello che ti si proietterà adesso durante la giornata o durante i giorni saranno immagini, cioè eventi, che hanno a che fare con l'inclusione, ok? E tu saprai che tutto è perfetto, d'accordo? Bellissimo, ragazze mie e ragazzi, bellissimo. Vediamo adesso cosa con lo sciamano ci vogliono raccontare come ultima carta. Allora, con questo eroe, questa eroina, quindi cosa abbiamo integrato? Vi suggerisco di fare questa brevissima meditazione di pochissimi minuti più volte durante i giorni, ok? Perché abbiamo messo l'imprinting adesso, ok? Magari fatela per almeno 3 giorni, d'accordo? Vediamo un po' cosa ci dice lo sciamano. Wow, la redenzione dell'anima. Abbiamo trovato amore. La redenzione dell'anima è una carta bellissima. Guarda, no, non te la posso leggere perché il libretto ce l'ho nelle altre stanze, ok? La redenzione dell'anima. L'anima viene redenta grazie alla tua presa di coscienza. Adesso tu ti stai dando, hai incluso in te la falsità. È tutto perfetto e l'anima finalmente si può redimere, può iniziare a darsi, adesso diventerà tutto più leggero e più consapevole. Sei diventata un eroe, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, bellissimo, è stato molto emozionante. Io vi abbraccio profondamente. Passo alla seconda variante, per chi mi segue anche l'altra variante ci vediamo di là, altrimenti ti abbraccio profondamente e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo, lo mettiamo qua, c'è una luce pazzesca che arriva da fuori, stupenda. E allora, dopo la prima variante che è stata molto intensa, non vi voglio spoilerare niente per chi non l'avesse ancora visto, la volesse guardare perché abbiamo fatto un'opera sciamanica importante nella prima variante. Andiamo a vedere adesso, maestri, qual è il significato profondo delle azioni che sto compiendo? Cosa devo vedere? Mostratemi la visione collettiva nel nome dell'amore di Dio. Allora, chiedo supporto ancora una volta ai miei avi, ai miei antenati, ai miei personaggi psichici, al mio sposo celeste e allo spirito dei tarocchi affinché possa leggere questa creazione, affinché la tua anima venga nutrita dalla poesia della suddetta creazione. Ok, allora mettiamo tutti gli oracoli dei Sefirion, tutte le carte di posizionamento, sono 6, sì. Andiamo a vedere, maestri, qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo, cosa devi vedere, affinché tu possa avere la visione collettiva nel nome dell'amore. Ok. Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Cosa devi vedere? Mostrateci. Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo?
Qual è la carta di posizionamento delle azioni che stai compiendo? Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Dimensione astrale, pensieri, emozioni. La dimensione astrale ha a che fare con la matrice astrale, cioè con i tuoi pensieri, le emozioni. Voglio vedere qual è la carta di questa dimensione astrale. Vediamo un po'. Allora, sono tutte, sì. Qual è il significato profondo delle azioni che stai compiendo? Qual è la carta di posizionamento della dimensione astrale? Ok, è questa. Le forme pensiero larvali. Io mi insinuo nei vuoti della tua coscienza. Io regno laddove tu non sei consapevole. Ok. Allora, ragazze mie, è un po' un seguito dell'altra stesa, come chi ha visto anche l'altra stesa sa di cosa sto parlando, è proprio un filo. Le forme pensiero larvali sono le forme pensiero legate all'energia della penuria, della carenza, della mancanza, al vittimismo. Vi dico sempre che è la consapevolezza che rende l'uomo libero, la conoscenza, che è la stessa cosa, rende l'uomo libero, lo diceva Socrate. E allora noi ci rendiamo sempre, quando ci rendiamo consapevoli, iniziamo a sentirci liberi, ma liberi da cosa? Da un automatismo mentale. Quando noi vediamo la nostra macchina biologica, cioè che il nostro corpo fisico, eterico, astrale, che va in automatico secondo credenze che ci vengono dal sistema, e le credenze che ci vengono dal sistema sono credenze limitanti, sono credenze legate alla mente razionale, che è una mente a forma di diga. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, la diga della mente è talmente limitata rispetto a quello che c'è intorno all'infinità dell'anima che ti costringe a stare là dentro, perché ti dice al di là di quella diga non c'è niente, e tu rimani vittima di quelle credenze limitanti senza il coraggio di perforare quella diga. Allora quella diga va distrutta, perché all'interno della diga ci sono le forme pensiero larvali, che sono quelle di carenza, di vittima, di penuria. Quindi il significato profondo delle tue azioni, rispondendo alla domanda, è quella di distruggere questa diga. Come lo fai? Ve lo insegno sempre nei video di Magia Pratica, sentendo le emozioni. Le emozioni sono dei, perché sono antiche sin dalla notte dei tempi. Mentre il nostro corpo mortale muore, sì, no? Le emozioni sono immortali perché rimangono, sono sempre le stesse. Ecco, le emozioni sono le armi per rompere la diga, a patto che tu le faccia entrare. Come lo fai? Accogliendo l'emozione, quella dolce tristezza, la dolce malinconia, la paura, il Dio Pan, che poi quando lo accogli ti dà il coraggio per rompere la diga. Anche la paura di sentire un'emozione, no? La paura e il Dio Pan di sentire un'emozione, come vi ho raccontato anche in un altro reel. La paura è eccitazione, perché nel nostro corpo le funzioni organicistiche che si mettono in moto sono le stesse di quelle di quando sei eccitato. Allora quando hai paura prova a dirti come sono eccitato, come sono eccitata,
e poi usa il potere dell'immaginazione per immaginare il perfetto esito di ciò per cui stai avendo paura. Ok? Quindi, sentendo le emozioni, non ostacolandone il flusso, dolce tristezza, dolce malinconia, la dea della penia, allora tu permetti all'emozione di fare il suo corso. Tale corso ha un unico obiettivo, quello di spaccare la diga della mente e far entrare la luce in quella piccola diga. Quella luce significa intuizioni, percezioni. I giorni seguenti avrai un risveglio energetico, salute, vigore, forza, vitalità, però a patto che tu gli faccia fare il corso a quell'emozione. Il corso spacca la diga e permette l'entrata della luce. Emozione dopo emozione, emozione dopo emozione, presenza all'emozione dopo presenza, questa diga si spaccherà, cioè si fanno tanti bucherellini, buchettini, dove entra tanta luce. All'interno di questa diga ci sono tutto quello che abbiamo conosciuto, che ha portato l'umanità ad essere nella carenza, il Kali Yuga. Questa carenza è generata dalla morale comune. Questa morale comune è antica quanto la religione. Se non c'è religione, la morale non si può costruire. Quindi la nostra morale fonda le sue radici da Costantino. Costantino prese il cristianesimo e lo issò, se si può dire così, come religione ufficiale, unica e insindacabile. Quindi tutte le altre religioni pagane dovevano essere debellate. E quindi tu fai come ti dico io, questo è il senso. Se professi un'altra religione vieni bruciato, o vieni escluso, vieni bandito. E questo sappiamo bene la storia, che cosa ha fatto la Chiesa. Quindi noi, però, nel nostro subconscio vige, questo perché è stato fatto questo? Perché per il potere, il potere, il potere. Se fosse stato un altro, Costantino avrebbe detto, beh, vabbè, ognuno professi la propria religione, basta che ti fa stare bene. Questo è il potere del cuore. Il potere della mente, no. Prendo il cristianesimo, lo metto come religione ufficiale, tutte le altre bandite, chi professa un'altra religione muore. Questo è il potere della mente. Ripeto, il potere del cuore cosa fa? Se Costantino fosse stato un altro, col potere del cuore avrebbe detto, ognuno professi la sua religione, l'importante è che ci sia amore, che ti fa stare bene. Ok, le forme pensiero larvali hanno a che fare con il potere della mente, quindi hanno a che fare con la distruzione dell'uomo. Tu le riconosci quando non senti amore, va bene? Quindi quando non senti amore, non senti unione, non senti cooperazione, non senti bellezza, allora, ma stai sentendo bruttezza, ma stai sentendo costrizione, ma stai sentendo limitazione, quelle sono le forme pensiero larvali. Quindi, rispetto alla domanda qual è il significato profondo delle azioni che sto compiendo, quello di sgamare le forme pensiero larvali, prenderne consapevolezza, perché io regno laddove tu non sei consapevole, laddove tu ti rendi conto invece sei consapevole che ci sono queste forme pensiero, già adesso te ne stai rendendo conto, tu me le debelli queste forme pensiero. Quindi cosa devi vedere? Devi vedere tutte le volte in cui ti senti costretta, ti senti costretto, ti senti una forma di costrizione, di penuria, di bruttezza, non so cos'altro, con quale altra parola usare. Quando ti senti in una condizione di bruttezza, è lì che si sta insinuando la forma pensiero larvale. Come la sciogli? Prendendone consapevolezza, semplicemente capendo questo. Perché quando sei nella fede c'è una resa, c'è bellezza. Mi spiego? Io mi insinuo nei vuoti della tua coscienza e quindi
le tue azioni, qual è il significato profondo? È quello di mantenere vigile sempre la tua presenza, vigile, perché noi abbiamo un substrato cellulare, dimensione astrale. Le nostre cellule hanno la dimensione fisica, eterica, astrale, hanno memoria cellulare che è la parte astrale e quindi ci sono delle memorie sotto le nostre cellule di cui noi non siamo consapevoli. Come come ne usciamo da questa cosa? La presenza. Cos'è la presenza? Io non giudico niente, rimango a osservare, né attrazione né repulsione per niente. Non sento attrazione per qualcosa, non sento repulsione per niente, ma la presenza. Osservo tutto come un grande teatro senza avere né attrazione né repulsione per niente. Questa attrazione e repulsione sono pratiche buddiste antichissime, perché sia attrazione che repulsione sono delle forze. Allora, la presenza non deve avere nessuna forza intesa in tal senso, ma deve essere centrata rispetto alle forze contrapposte. Quindi, né attrazione né repulsione, sono presente a ciò che accade, non giudico né bello né brutto, né male né bene, sono presente a tutto questo. Solo in questo modo puoi renderti consapevole di quando c'è qualcosa che veramente non va. Non va secondo quali termini? Secondo i termini dell'amore e della cooperazione. Presenza. Essere consapevoli in questo caso ad ampio raggio significa essere consapevoli che tutto è perfetto, che non esiste né male né bene, né brutto né cattivo. Questo viene da una morale, né brutto né bello, viene dalla morale. Noi stiamo ancora facendo le spese di quella morale di Costantino. Giudichiamo questo è bello, questo è brutto, questo è giusto, questo è sbagliato secondo quei valori lì, che sono valori che hanno tenuto la società schiava. E quindi, siccome la tua mente che ha incamerato gli stessi valori morali ti rende schiava vedere le cose con giudizio. Tutto è come diceva Eraclito, per alcuni uomini alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte, alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, per il divino tutto è perfetto. Nell'altra variante ho fatto l'esempio della legge naturale con la legge sociale e morale. Per la legge sociale e morale, se è vero A non può essere vero anche B, perché siamo nella dualità, una cosa esclude l'altra, no? Per il divino, dove non c'è dualità, è tutto perfetto, è onnicomprensivo, laddove è vero A è vero anche B. Perché nella dualità, ogni cosa ha due facce. E noi stiamo nel portale della trascendenza per trascendere la dualità. Quindi, io mi insinuo nei vuoti della tua coscienza, io regno laddove tu non sei consapevole. Vediamo di che cosa dobbiamo essere consapevoli, quindi cosa devi vedere. Di cosa devi essere consapevole? Di cosa devi essere consapevole e quindi ancora andiamo nel profondo qual è il significato delle azioni che stai compiendo. La mistica, non ci posso credere, il divino devi essere. Come vi dico sempre, questo è il momento storico in cui a vincere saranno i mistici, alcuni direbbero gli intuitivi, ma a vincere saranno i mistici, gli intuitivi.
Il significato profondo delle tue azioni, quelle che stai compiendo, è diventare un mistico che trascende la dualità. E questa carta è il succo di quello che abbiamo detto tutto adesso. Rivela un'unione intima con la divinità. E abbiamo appena detto che per il divino tutto è perfetto. Laddove è vero A, è vero anche B. E quindi il significato profondo delle tue azioni è quello di essere un mistico, una mistica, intuitiva. Laddove è vero A, è vero anche B. Il mistico non prova attrazione né repulsione. Allora, questa cosa attrazione e repulsione, magari alla vostra mente adesso non la sta capendo bene. Però lasciate che le mie parole lavorino dentro di voi, va bene? Lavorino dentro di voi e poi magari la chiariremo ancora meglio. Affinché si possa sviluppare quel corpo di gloria, è necessaria che poi questa presenza, una presenza costante dentro di te, al di là di tutti i personaggi psichici, è una presenza costante, no? Quella è l'anima. Quest'anima non ha né attrazione né repulsione. Quando tu non provi attrazione, prova a non provare né attrazione né repulsione, riesci ad avere una visione animicamente obiettiva delle cose e non giudichi più, perché noi siamo attratti o siamo respinti da una certa situazione in base al nostro karma. Quando il karma viene estinto o sta per estinguersi o sta per essere alleggerito di gran lunga, non proviamo né attrazione né repulsione per nulla, ma va bene tutto. Questa è la chiave che vi dovete mettere come postulato essenziale per raggiungere questo misticismo. Non provo né attrazione né repulsione, perché vedo tutto perfetto, ma mi affido e fluisco. Vi faccio un esempio. Un esempio sembrerebbe banale, ma non è nulla a caso. Negli ultimi 2 o 3 anni non ho, ma già da prima era questo, quando tornai dal mio grande viaggio in Australia iniziatico, non avevo più tanta voglia, non ero attratta tanto più, andiamo a ballare, facciamo, usciamo, no. E questa mia, all'inizio ero attratta, no? Attratta, andiamo, balliamo, facciamo, usciamo, discoteche, locali, eccetera, eccetera. Col passare del tempo non ho più provato quell'attrazione. Si è instillata in me la repulsione, va bene? I due estremi. Quindi bandivo ogni tipo di uscite, discoteche, no, no, non voglio sapere, non voglio sapere, non voglio saperne proprio, non voglio saperne proprio. Ok, quindi ho fatto alcuni anni in un modo, alcuni anni in un altro, nei due estremi, fino a quando adesso è uguale. Non provo né ho delle preferenze nel non andare in dei luoghi, però se mi trovo in quei luoghi non ho repulsione. Mi spiego? Ehm, Quando abbiamo attrazione forte per qualcosa o repulsione forte per qualcosa, significa che dobbiamo fare un'esperienza karmica. Va bene? Dobbiamo attraverso quelle esperienze sciogliere i nostri attaccamenti, paure e resistenze. Quando via via questa attrazione e repulsione inizia piano piano a dissolversi, piano piano nei mesi, negli anni a dissolversi, piano piano rimane leggerissima, leggerissima, da lì inizi a andare incontro a questo postulato di centratura. Né attrazione né repulsione, vedo tutto perfetto. Non vengo più attratta dalla discoteca o non vengo più respinta dalla discoteca perché non ho bisogno. Mi spiego? Vi faccio questi esempi banali per farvi capire. E così questo da applicarsi ad ogni circostanza. Il postulato né attrazione né repulsione deve lavorare in voi, al di là che voi poi possiate provare attrazione per qualcosa o repulsione per qualcosa. Il postulato nessuna attrazione, nessuna repulsione deve lavorare in voi come postulato per farvi sciogliere quello di cui stiamo parlando.
Ok, mi sembra di aver detto abbastanza in questa stesa anche. Vediamo adesso la visione collettiva. La visione collettiva. Fammi mettere gli altri Angelion su questo. Qual è il significato profondo delle azioni che sto compiendo ancora? Per arrivare a questo misticismo, un'altra. Eh sì, la sacra unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche, l'unione. L'unione. Tutto quello che abbiamo detto adesso, il significato è quello delle nozze alchemiche. La coniutio oppositorum, la chiamavano gli alchimisti, unione di maschile e femminile interno. A cosa porta questo? Al misticismo, alla centratura, all'equilibrio, alla sacra unione, che è, come ho detto anche nell'altra variante, l'unione di amore con psiche. Allora, amore e psiche, la storia la sapete da ormai gran parte di voi, no? E non ve la racconto di nuovo la storia, ma il senso qual è? Che psiche, che poi psiche in greco è anima, ha lo scopo di ritrovare amore, cioè dissolvere ogni paura, attaccamento e resistenza della vita. Questo significa ritrovare amore. Come si trova amore? Attraverso la fede nelle prove della vita, la fede in ciò che ti capita e l'approccio di fede a ciò che ti arriva. Questo porta alle nozze alchemiche, che è l'incontro con amore. Psiche, che è anima, incontra amore. Amore cos'è? Il darsi. Darsi alle prove, darsi agli eventi che sono enti, entità, spiriti che sono mandati da chi? Da amore stesso. Ok? Quindi presenza, intuizione, misticismo per arrivare alla coniuzio oppositorum. Adesso metto un'ultima carta dello sciamano. Cosa diventi in questo misticismo? Qual è la carta dello sciamano che accompagna questo misticismo? Il cuore del cielo. Questa è una carta bellissima che mi parla della connessione interstellare, intergalattica con tutti i mondi. Questo misticismo ti fa vedere il contatto con tutti i mondi e la perfezione di tutti quei mondi alberga dentro di te. Il cuore del cielo. Aprire il cuore significa connettersi con il cielo, è proprio l'evoluzione verticale che fa l'uomo verso il divino. Bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, che stese, sono state bellissime, bellissime. Non aggiungo altro, queste sono stese che vanno riguardate, perché sono profonde. Io ringrazio la nostra sorella che mi ha ispirato con questa domanda e vi abbraccio fortissimo, stiamo facendo un grandissimo lavoro di trascendenza, ci siamo e stiamo andando da Dio, da mistici. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!